Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di giugno 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del cancro. Può essere un momento riflessivo, un momento un po' lento a livello energetico, però vi darà come l'opportunità di vedere lati di una situazione o di una relazione che probabilmente fino ad adesso non avete visto. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail e sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonamenti. Poi ci sono i link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi, il link delle tarot pratiche del 6 di giugno e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, partiamo con il mondo. Abbiamo un 10 di coppe, un 8 di pentacoli, otto di spade, abbiamo l'imperatore, un re di coppe, un 2 di coppe e un 8 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è il movimento energetico più importante del periodo e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere amore, lavoro, quindi i vari settori. Diciamo che in apertura con questo mondo e questo 10 di coppe sento come se ci fosse un qualche tipo di risultato che potrebbe arrivare agli inizi di giugno, potrebbe essere proprio un completamento, un qualche tipo di obiettivo che avete raggiunto o di capitolo magari che avete chiuso. Ruota della fortuna e 8 di coppe. C'è come un cambio di scena, io sento qui. Ho anche la sensazione che, perché l'otto di coppe è ripetuto, non lo so, ho come la sensazione che possa cambiare il focus da qui in avanti. La ruota della fortuna è una bellissima carta. Potrebbe parlarci, perché sono due carte di chiusura, queste due, sia la ruota che il mondo. E quindi io ho proprio una forte sensazione che si concluda un certo tipo di periodo, si concluda qualcosa di importante. Con la ruota della fortuna potrebbero aprirsi nuovi panorami che fino adesso non avevate considerato, non avevate visto. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Potrebbero anche essere delle eredità che arrivano, dei soldi inaspettati per qualcuno delle vincite al gioco. Allora abbiamo la morte, che secondo me c'è un cambio profondo inizio giugno. 7 di spade, 2 di spade e 8 di pentacoli che avete già qui. Io credo che questo cambio vi faccia in un certo senso ehm,
vi mette davanti alla necessità di cambiare qualche dinamica di comportamento. Con questo 7 di spade io sento che è come se non volete vedere qualche lato della situazione. Qui c'è una conclusione, un qualche cosa di nuovo che si può potenzialmente aprire. Sento che con questo 8 di coppa al contrario non è che andiate tanto a fondo delle cose, vi sento come un po' superficiali e effettivamente con questo 7 di spade e il 2 di spade potrebbero esserci delle cose che se foste andati un po' più a fondo avreste considerato meglio. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Abbiamo il 2 di bastoni e il mondo. Potrebbe essere come un tema lavorativo, se per qualcuno si fosse concluso un progetto, per dire, e ci fosse la possibilità con questa ruota della fortuna di fare altro, di implementare magari la vostra offerta lavorativa, sento che è come se aveste bisogno, visto che il mondo è ripetuto, o di allargare il giro d'azione a livello proprio geografico, c'è come una nuova visione al futuro, ma ho come l'idea che potrebbe essere una visione parziale o una visione tutta vostra, cioè non è la reale realtà, ma ve lo dico perché ci sono il 7 di spade e il 2 di spade. Io non riesco a dirvi se questo 7 di spade è vostro o se è di qualcuno vicino a voi. Lo sento più vostro, sinceramente, però siccome qua c'è un 10 di coppe, che è una carta di famiglia, una carta anche di gruppo lavorativo, potrebbe anche essere l'influenza di qualcun altro. Diciamo che avendolo appeso è più facile che sia la vostra. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Sacerdotessa e 4 di pentacoli, può essere un attaccamento, quello che non vedete, l'attaccamento ad un risultato, ad un qualche tipo di obiettivo, però è che già lo avete. Può anche essere con questa morte, questo 7 di spade e il 2 di spade, che qualcuno di voi, una volta raggiunto questo obiettivo, si renderà conto che forse non era proprio quello che voleva, non era così che se lo aspettava e si va subito con questo 2 di bastoni alla ricerca di qualche cosa di nuovo, di diverso, un nuovo obiettivo, mi verrebbe da dire, che possa portare questo completamento. C'è anche un tema, perché qui abbiamo 2 8 di pentacoli, un imperatore qua davanti. Potrebbe esserci un tema con il regolarizzare qualche cosa, una situazione, una relazione nel quotidiano, cioè come devo far entrare questa cosa nel, nel mio quotidiano. Se fosse una nuova relazione, per esempio, potrebbe essere sì, ok, mi unisco con questa persona, ma poi devo affrontare le cose e capire come cambiare le dinamiche per riuscire a inserire questa persona nella mia vita. Un esempio, come un altro. Andiamo a vedere l'imperatore. Allora abbiamo un asso di pentacoli, il che non è niente male perché qualche cosa di nuovo inizia, ragazzi. Di solito quando c'è l'asso di denari è un inizio concreto e eccole qua le regole con la regina di spade. Tra la prima e la seconda settimana di giugno sento che effettivamente c'è come un mettere a terra quello che poteva essere quest'idea del 2 di bastoni piuttosto che la visione della sacerdotessa. Tenete presente che avete anche un 8 di spade. Secondo me l'appeso arriva per questo. Avete come una visione parziale della realtà. È come se non andando a fondo di qualche tipo di cambio, qualche tipo di dinamica, pensaste di avere solo un certo range d'azione, ma non vi rendete conto che è il vostro modo di vedere le cose. Se cambiaste il punto di vista, che è quello che succederà poi in questa parte di giugno, vedrete che inizierete come
a mettere nuove regole, a mettere nuove basi, lo sento qui. Andiamo a vedere il Re di Coppe. Sei di spade, 6 di bastoni e torre. Sì, ci sono delle forme pensiero da ridimensionare con questa torre, ma vi dicevo, il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedere la realtà. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Sei di pentacoli e 6 di coppe. Ho la sensazione con questo 2 di coppe al contrario che non vogliate scendere a compromessi. La vostra visione parziale della realtà vi fa rimanere, come dire, attaccati ad un certo tipo di ideale, che è quello che dovete lasciar stare, lasciare indietro con questo 6 di spade, che vedendo queste carte potrebbe anche essere un ideale un bel po' romantico, un sogno del posto perfetto, del lavoro perfetto, del cliente perfetto, potrebbe anche essere. Ehm, Però io sento che è come se non cederete, cioè voi avete quest'idea in testa e per quanto la possiate trasformare, per quanto la possiate elaborare, cioè sento più che tutto che la modificherete perché volete raggiungere quella roba lì. Potrebbe essere un contratto con questo 6 di pentacoli, un qualche tipo di collaborazione piuttosto che di relazione pulita, genuina. Io sento che è un po' come se steste cercando la relazione della vostra vita. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Imperatrice e asso di bastoni. Dunque, con l'asso di bastoni c'è un'azione, c'è un movimento, mi viene da dire anche un qualche tipo di espansione. Vedendo l'otto di coppe, io credo che farete proprio qualcosa nei confronti di questa imperatrice, che può essere uomo o donna, è un archetipo di comportamento. È come se vi muoveste. Allora, qui arriva per certi versi una nuova regola come delle nuove basi che permettono piano piano di sgretolare le vostre vecchie forme pensiero per creare qualcosa di equilibrato e che qui voi lo state immaginando, questo è quello che volete e questo è quello che farete per iniziare a creare questo sogno, questo nuovo obiettivo, senza scendere a compromessi, cioè io voglio quella cosa lì e tutte le persone o i contratti o i clienti o X che si avvicina e che non rispecchia quella cosa lì, io mi allontano o agisco, faccio qualche cosa per riportare la situazione in equilibrio. Questo è un po' quello che sento. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dalle persone che sono disoccupate. Ragazzi, secondo me, con questa ruota della fortuna all'inizio, l'asso di pentacoli, l'asso di bastoni qua, ci sono forti probabilità che possiate trovare, diciamo, fare dei colloqui o addirittura già iniziare con qualche lavoro nuovo. Può essere un lavoro anche una tantum, con questa ruota della fortuna, non necessariamente è un lavoro nel lungo periodo, anche perché effettivamente qui abbiamo un imperatore al contrario.
però sì che può essere un buon inizio per un qualche cosa che in un futuro poi potrebbe darvi anche di più. Per le persone che sono occupate. Allora, sento che anche voi avete questo mondo, questa ruota della fortuna. Secondo me può esserci qualche offerta che non vi aspettate nel mondo del lavoro. Potrebbe essere proprio un cambio di reparto, un cambio di zona, un cambio di mansione, anche un cambio di ruolo per qualcuno, anche se lo sento veramente per pochi. Però è un nuovo capitolo che si apre, secondo me. Potrebbero anche essere nuovi colleghi, eh? Ehm, per le persone... Ah, per chi stesse aspettando un trasferimento è facile che arrivi. Per le persone che sono autonome. Allora, qui anche ragazzi, sento che avete come bisogno un po' di riorganizzare i tempi, i lavori, gli orari, gli spazi, anche proprio fisicamente se avete un magazzino, è come se fosse giunto il momento di fare un po' di ordine. Perché questo vi darà la possibilità di rendervi conto delle risorse che avete, del materiale che avete. Insomma, è come se avendo la visione chiara anche su carta a livello monetario di quello che avete, possiate pensare a qualche cosa di nuovo o a che nuova strada intraprendere per espandere il lavoro, gli ingressi. Qui è più una questione pratica proprio, sento organizzativa, cioè come mi posso organizzare meglio per riuscire a far fronte a più lavoro. È un po' come cercare di trovare degli automatismi o snellire certi compiti. Se parliamo di soldi, allora, non va male come periodo, anche perché avete la ruota della fortuna, l'asso di denari. Secondo me potrebbero arrivare dei soldi in più, se avete crediti da recuperare, potreste finalmente riuscire a recuperarli. Potrebbero arrivare dei clienti nuovi, delle occasioni nuove di investimento. Ho la sensazione che qualcuno potrebbe aver come anche delle spese impreviste. Sto cercando di capire per che cosa, così vi do delle dritte, ma sto facendo fatica. Magari se state facendo dei cambi, quelli che abbiamo visto qui, può essere un cambio, come vi dicevo, se per esempio state riorganizzando il magazzino, dovete investire dei soldi per, che ne so, degli scaffali nuovi. Cioè c'è come un qualche spesa imprevista. Comunque, non vi mancheranno i soldi, però a parte questo, sento come una spesa imprevista. Se dobbiamo parlare di progetti, ragazzi, io sento che non è un buon momento per muoversi a livello di progetti, avete la carta dell'appeso, c'è qualche cosa con questi 2 8 di coppe che non state considerando. C'è un qualche cosa che state passando in modo superficiale, che state considerando in modo superficiale, o che state bypassando. Magari è un problema, una di quelle cose che dite no, vabbè, tanto non è urgente, lo posso fare dopo, e invece poi vi rendete conto che sarebbe stato meglio farlo prima. Quindi c'è come un qualcosa da rivedere. Le cose sono un po' statiche, un po' ferme da quel punto di vista lì. Parliamo di relazioni. Allora, a livello familiare, ehm, qualcuno potrebbe avere i genitori che vanno magari in ferie, soprattutto se sono di una certa età, ehm, che vanno in ferie, quindi magari c'è da dedicare del tempo per organizzare le ferie piuttosto che magari badare al giardino, all'orto, ai fiori, ai cani, alla casa, quello che è.
Quindi qualcuno potrebbe avere come queste distrazioni in più a causa della famiglia. La famiglia io intendo sempre quella di anime, non necessariamente è quella di sangue, potrebbero essere gli amici, i vicini, i colleghi e i parenti anche ovviamente. Però parliamo di relazioni romantiche. Allora, se siete single ragazzi, sento che cambia l'aria, cambia decisamente l'aria. Io sento che anche per voi c'è un tema con il vedere le cose in un certo modo, avete bisogno con questo appeso. Per qualcuno si tratta di perdonarvi, può essere che abbiate certe tendenze comportamentali che dovete perdonarvi o che non avete visto fino ad adesso e qui arriva come questo cambio a livello di visione, sia delle vostre dinamiche di comportamento ma anche di quelle di altri. Credo che sia la prima settimana di giugno un periodo dove più che tutto penserete, dove come vi posso dire, sarà un momento riflessivo. Diversa è la seconda settimana di giugno, dove secondo me potreste effettivamente incontrare una persona e non vi nego che per qualcuno potrebbe essere una persona sul lavoro con la quale effettivamente potreste iniziare. Allora, può essere un corso, può essere che dobbiate fare un viaggio di un fine settimana verso la metà di giugno e incontrerete questa persona. C'è come questa nuova conoscenza con la quale ci sarà parecchia chimica, parecchia intesa, sia a livello pratico, ci piace fare le stesse cose, ci piace magari mangiare lo stesso cibo o mentalmente abbiamo lo stesso mood, per esempio a entrambe, non lo so, siete due persone che chiudono il rubinetto mentre si lavano i denti per non sprecare acqua, cioè avete come le stesse ideologie. E quindi sento che può effettivamente, cioè il potenziale è bello potente di questa relazione, ok? E anche a livello di chimica ce ne sarà parecchia. Vi dico anche che per qualcuno può sembrare, o potreste come avere questa sensazione, di conoscere questa persona da una vita. È come se vi sentiste a casa. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, io sento che avete in qualche modo degli obiettivi o si potrebbero aprire dei nuovi obiettivi che per qualcuno fanno riferimento all'andare a vivere insieme, al creare una coppia ufficiale, al vivere di più la relazione. Io sento che qualcuno ha voglia di godersi di più la relazione, anche proprio a livello di fare cose insieme, non solo di stare insieme. Credo che ci sia un problema di tempistiche anche per voi, un problema di organizzazione, magari uno dei due è troppo assorbito dal lavoro o potrebbe esserci come uno dei due che viaggia per lavoro. Sento che troverete come un escamotage, ce la farete sì, come a risolvere questo problema tecnico, mi viene da dire. Probabilmente c'è da ridimensionare, è più una questione organizzativa, di tempi, di incastrarsi, più che di volontà, ecco, mettiamola così. Io sento con questo 6 di coppe e 6 di pentacoli che troverete una quadra e inizierà come qualche cosa di nuovo, un nuovo capitolo. Se per esempio la passione fosse stata quella che era un po' carente per impegni familiari, per impegni lavorativi, per appunto questioni organizzative, sento che in qualche modo riuscirete verso metà giugno a creare come una serata romantica, un fine settimana speciale, qualche cosa che possa nutrire la relazione in modo diverso.
Se parliamo di relazioni clandestine, non etichettate, difficili, anche per voi sento che qualche cosa cambia qui, è come se ci fosse la trasformazione di una situazione, di un qualche tipo di dinamica all'interno della relazione. Anche qui può esserci una questione organizzativa. Io sento che la relazione è comunque in equilibrio, c'è un buono scambio. Ehm, Giugno può essere un buon periodo per mettere nuove basi, però è come se uno dei due potesse fare un po' di fatica a compromettersi, a dire ok, stiamo insieme, piuttosto ok, vediamoci ufficialmente. Potrebbe essere di più l'altra persona. Oppure potreste essere voi perché con tutti questi problemi di quando ci si vede, dove ci si vede, quando si riesce a fare qualcosa insieme, potreste tirare un pochettino indietro perché voi volete la storia, volete la favola, volete qualche cosa di grande, che non vi nego che potrebbe arrivare perché qui cambia proprio le energie alla fine del periodo. Però ragazzi, insomma, ridimensionate un pochettino le aspettative perché se voi vi create le aspettative è compito poi vostro soddisfarle, non degli altri. E più le aspettative sono alte, più c'è un potenziale di delusione. Quindi se si parte senza aspettative, c'è meno rischio di essere delusi fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere Osho che consigli vi dà. L'innocenza, che sarebbe la carta del sole, e l'outsider, 5 di pentacoli. Mi ricorda molto l'otto di spade. Io credo che qui ragazzi ci sia un tema anche con qualche ferita da rifiuto o di abbandono del vostro bambino interiore. Io credo che si debba un po' proiettare con questo appeso la situazione nel qui e ora, cioè che cosa vuol dire? Guardate l'altra faccia della medaglia. Se tutto questo movimento, questo anche un po' turbinio con l'otto di spade, il due di spade, il sette di spade, ehm, chiedetevi da dove arriva, perché sto così male, perché ho questo tipo di visione e secondo me ehm, il movimento energetico della prima metà di giugno vi può risuonare con qualche ferita di infanzia che avete bisogno di portare alla luce. Ok, se per esempio avete paura di essere abbandonati, potete lavorare sul... Fondamentalmente sia per la ferita da rifiuto che per quella d'abbandono bisogna lavorare sull'autostima, sul creare confini saldi e sul creare una propria zona di sicurezza. Non si può impedire agli altri di rifiutarci o di abbandonarci, però quello che possiamo cambiare è il nostro modo di reagire a queste cose. Non reagire più dalla ferita, ma reagire da una prospettiva diversa, più adulta, più consapevole. Ok. Carta numero 37, la storia infinita, e carta numero 8, la tribù. Difatti qui abbiamo la tribù. Ragazzi, sento che per qualcuno è ora di cambiare gruppo, soprattutto se è tanto tempo che lavorate in un'azienda come dipendenti e magari avreste idee innovative e lì dove siete non vi fanno esprimere. Questa carta, la carta numero 8 in sé, dice con questa tribù che è ora di creare la vostra tribù, è ora di creare la vostra famiglia, il vostro gruppo, la vostra azienda, la vostra idea. E qui abbiamo la storia infinita perché secondo me è da un po' che ci rimurginate, è da un po' che ehm, potreste avere questa cosa in testa e con queste carte iniziali è come se questo fosse il periodo ottimale per cambiare visione delle cose. Sapete, mi viene in mente Obama e lo slogan Yes, I can, cioè sì, posso, ce la faccio. E finché non provate, non si può sapere.
Amici del cancro, spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, sotto in descrizione ci sono anche tutti gli altri recapiti, però tenete presente che potete fare lo stesso lavoro semplicemente abbonandovi al canale, perché quella parte è stata studiata come se fosse un percorso di crescita e praticamente lì trovate tutto quello che io ho studiato sia da un punto di vista personale che professionale, che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di astrale, di vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, di campi energetici. Ho aperto una nuova playlist che parla di esoterismo. Anzi, date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, no, sono 5 adesso, sono numerate e vanno visti in ordine cronologico. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!